Ciao a tutti, io direi di iniziare con questo bellissimo e buonissimo antipasto. Abbiamo bisogno di formaggio spalmabile e la gorgonzola. Se voi amate il sapore intenso, forte della gorgonzola, allora potete aggiungere soltanto la gorgonzola. A me piace, ma non poi così tanto, non così forte. Per cui ho messo anche un po' di formaggio tipo Philadelphia. Ecco, giusto per alleggerire un po' questo sapore così intenso. Ho preparato per la base, ho spalmato con olio. Abbiamo bisogno di pasta filo. Ho messo un po' di miele con un po' di olio. In questo modo riesco a spalmare meglio questi fogli che sono molto fini e delicati. Ho notato che la pasta a filo sta meglio e così conserva meglio della pasta sfoglia. Ad esempio la pasta a filo rimane bella croccante anche per i prossimi 2 giorni. Ho tagliato quadratini e adesso per mettere dentro questa base per farli cuocere faccio in questo modo. Prendo le foglie, il quadrato che ho tagliato e provo comunque ad aprirlo, cioè tipo farlo come posso dire, con le punte, no? Una vicino all'altra, cioè non lo prendo direttamente così e lo mettiamo dentro, ma riesco comunque ad aprirlo e guardate quanto belli sono, così sembra un fiore o anche tipo un cristallo, un ghiaccio, mi dà questa sensazione molto piacevole. Riempiamo con il nostro formaggio e guardate, ho aggiunto dentro i datteri, quelli dolci. Ma potete aggiungere anche i fichi o le pere, dipende di quello che vi piace di più. Se vogliamo che si mantengano caldi, allora li mettiamo in questo piatto di terracotta che così loro si mantengono più caldi. Li trovo molto belli quando vengono serviti in queste alzate. Il tavolo già si presenta più elegante e soprattutto occupiamo meno spazio. Prossimo antipasto, ho messo a bollire le patate come per purè, tipo ho aggiunto un po' di rosmarino, un po' di cipolla giusto per assaporire ancora di più queste patate. Adesso ho preso la salsiccia, l'ho aperta dalla sua pericina e lo facciamo cuocere senza olio e senza niente. Lo faccio cuocere e dopodiché aggiungo un po' di piselli. Le patate sono pronte, ha un buonissimo profumo di rosmarino. Ho aggiunto un po' di sale, un po' di pepe, un po' di burro, formaggio grattugiato e un uovo. Se devo definire questo antipasto direi ma che bontà, è molto molto buono. Con un cucchiaino mi sono aiutata per creare un po' di spazio per riempire con la salsiccia e il piselli. Dopodiché ho aggiunto un po' di formaggio sopra, tipo Emmental o anche Asiago, quello che vi piace di più. E mettiamo in forno a 190 gradi, anche 200, affinché vediamo che già ha preso un bel colorito. Ma se volete che abbia un colore ancora migliore, allora ultimi 2-3 minuti mettete la modalità grill a 230 gradi. Questo antipasto è già buono così, ma se aggiungiamo un po' di erba cipollina
ma anche tipo le foglie della cipolla verde. Datemi retta che è proprio questo che gli fa saltare il gusto di questo antipasto. Questo antipasto chiede proprio vuole questa erba cipollina. E andiamo avanti con il prossimo antipasto. Ho messo a grattugiare un po' di formaggio morbido, dico sempre quello che vi piace di più. Dopodiché ho messo anche a grattugiare l'uovo. Fatti conto, ho messo circa 100 grammi di formaggio, o neanche tipo 70 grammi, e circa 2 uova. Abbiamo bisogno di senape, questo il senape non quello classico, ma questo che ha dei semi dentro, perché questo antipasto richiede proprio questo. E ho aggiunto anche un cucchiaio di maionese. Amalgamiamo bene, non aggiungete sale, niente. Adesso facciamo delle palline e mettiamo dentro. Quando si mangia questo antipasto, sentiamo tra i denti i semi di questo senape. È molto piacevole, ecco, quando noi mangiamo e sentiamo questi semi di senape. Dopodiché riempio tutto bene con le uova di caviale, io le adoro e per cui ne abbondiamo proprio di queste uova. Saranno anche molto più una estetica molto bella e soprattutto molto buoni. Il prossimo antipasto è molto semplice, ma anche molto buono. Abbiamo bisogno di baguette, li tagliamo a fettine non troppo grossi, li facciamo neanche fini che si rompono, come potete vedere in questa immagine. Li tagliamo, dopodiché li spalmiamo con olio evo e li mettiamo in forno. Prima comunque ho spalmato con un po' di rosmarino, ho preso il rosmarino fresco, li ho spalmati sopra. Li mettiamo a 180 gradi per circa 5-6 minuti. Taglio delle fettine di formaggio Tosella. Potete anche usare il tomino, perché il tomino è molto più un profumo molto più intenso, ecco, più importante. Io invece volevo creare un antipasto più delicato, visto che comunque abbiamo la pancetta. Abbiamo tolto dal forno, aggiungiamo la pancetta e anche la fettina di Tosella. Dopodiché prendiamo il radicchio, lo taglio fine fine e lo aggiungiamo sopra. È un antipasto molto buono anche questo. Il radicchio gli darà quella freschezza e quella croccantezza al nostro antipasto. Il prossimo antipasto sarà più apprezzato forse dai uomini. Aggiungo un cubetto di Philadelphia, aggiungiamo 2 uova, prezzemolo, aggiungo un cucchiaio di maionese e anche i cetrioli, quelli piccoli sotto aceto, tipo marinati. Frulliamo tutto per la comodità e anche per la bellezza di abbellire questo antipasto. Vado meglio se lo metto in un sac à poche per il dolce. E taglio a fettine anche il sgombro affumicato. Nell'altro video ho visto che ha incuriosito molto l'antipasto con topinambur. Guardate, prendiamo un topinambur bollito, con un cucchiaio lo pulisco e lo aggiungo a 400 g di patate. Aggiungo un po' di sale, un po' di pepe, 20 ml di olio di oliva e un uovo grande. Aggiungiamo anche 50 g di farina 00 e 30 g di amido di mais. Dentro le riempiamo o prendete la mozzarella per la pizza e tagliatela a cubetti
O se no, come ho fatto io, ho preso le mozzarelline piccoli, questi ciliegini, tipo, e metto dentro. Aggiungete dentro anche pomodorino sott'olio, quelli essiccati, che sono molto buoni anche con i pomodorini sott'olio. Io qua ho dimenticato di accendere la telecamera, come mettevo anche i pomodorini. Ho aggiunto in alcuni anche di pomodorini e quando si mangiano questi polpettini con questo antipasto e sentiamo anche i pomodorini dentro, è molto buono. Ho aggiunto un po' di erba cipollina, qualche ciuffetto di rosmarino e voilà, il nostro antipasto è molto bello e molto buono soprattutto, è leggermente croccante fuori e molto tenero dentro. Spero molto che questo video vi sia stato utile e se è così condividetelo sulle vostre pagine, sui vostri gruppi, in questo modo sostieni questo canale. Io ti ringrazio che sei rimasta con me fino alla fine e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave.